Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2026. Lo facciamo vedendo con una bellissima struttura tutte le dinamiche, i dettami dell'anima che ti chiede in questo mese cosa si realizzerà nella realtà fenomenica, nei fatti. Poi andiamo a fare l'approfondimento sull'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Per chi non avesse ancora iniziato il percorso sciamanico con noi, sotto all'info box abbiamo la pratica dei 21 giorni, la profetica pratica, per iniziare ad assaporare la magia dello sciamanesimo. Detto questo, partiamo subito. Allora, partiamo da 3 oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, bellezza, consapevolezza e gioia. Sabbe Satta Sukhi Kontu. Stanno uscendo 2000 carte. Sei benedetta e benedetto. Sei benedetta al mare. C'è chi vive al mare ha una benedizione. O diverranno delle intuizioni benedette al mare. Oppure comunque questa mi indica altro. Però volevo prenderle io. Magari era un messaggio che volevano darti. Allora, energia generale del mese. Lo spirito che ti visita. Lo spirito che ti visita. Qual è l'ombra, la paura, la ferita, la resistenza che chiede ascolto in questo mese? E il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Allora, qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Un bivio, una scelta. Questa carta per adesso è uscita anche un altro segno, l'Acquario. Allora, magari sei ascendente, non lo so, vabbè. Allora, la carta del bivio è lo spirito che ti dice stai per fare una decisione importante che ti prepara a una nuova fase della tua vita, a una nuova identità. Questa scelta ha a che fare con quelle sensazioni, no, di zona comfort in cui si appresta ad esserci un grande cambiamento, ma facciamo un po' fatica a lasciare andare il vecchio, perché siamo abituati, perché lo conosciamo, la mente ha paura del nuovo e quindi si aggrappa a delle circostanze vecchie che abbiamo già vissuto, anche se magari non sono il massimo, però le conosce quelle circostanze lì. Quindi lo spirito che ti visita in questo mese è un cambio radicale, è quello di fare una scelta dettata da questa nuova consapevolezza che nasce in te o si è già maturata nelle settimane o nei mesi precedenti. Scelta, lo spirito della scelta. La scelta su che cos'è? La scelta è su più aree della tua vita, su più fronti. Diciamo che questa è una decisione interna che devi prendere, di andare incontro ai veri obiettivi dell'anima senza screditare più i dettami dell'anima. Vediamo qual è la ferita che chiede ascolto per completare il messaggio. Smettila di pensare, smettila di pensare. Comunque è identico all'Acquario. All'Acquario è uscito qua la carta del perché, il pensare, no? Allora, non è smettila di pensare in sé, significa la ferita che chiede ascolto è il ruminare della mente che ti impedisce di fare delle scelte dettate veramente dal cuore. Il ruminare dalla mente significa, sapete che la mente è una lama, divide e impera, no? Quindi meglio, peggio, giusto, sbagliato, vantaggio, svantaggio. Qua lo spirito che ti visita è proprio lo spirito dell'amante mistico, la sposa celeste, che è quello che ti fa venire un istinto, qualche cosa devi fare, però poi ti metti a pensare e poi non la fai più. Cioè è uguale all'Acquario, ma è leggermente diversa, perché ti metti a pensare e poi non la fai più. Segui l'istinto, ti sta dicendo lo spirito. Istinto, istinto, istinto. E laddove poi la mente vedi che analizza, fa, fermala, ferma, vai, vai, vai. Vediamo qual è il dono che nasce. La pace. La pace. Cioè, praticamente è molto veramente simile all'Acquario, incredibile.
Questo è la colomba, no? L'uovo di Pasqua. Mi viene in mente l'uovo di Pasqua, la colomba. Tu a fine marzo risorgi come una fenice, perché smetti di analizzare gli eventi e ti affidi solo all'istinto. E arriva una pace forse mai avuta. Qua c'è un uovo che sei tu che poi no, esci dall'uovo come accudisci ciò che più che altro questo uovo è prima che tu nasca, accudire con amore ciò che hai seminato in te, con queste azioni che farai. Fai azioni istintive, risvegliate senza pensarci più. E questo ti permetterà di cogliere dei frutti che mai hai colto probabilmente, perché magari sei sempre stata nella mente, no? Con quella difficoltà di sentire la cosa giusta, ma adesso tu ce l'hai, lo spirito che ti visita della scelta ce l'hai, questo mese tu farai scelte radicali che porteranno alla pace. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo qual è il viaggio del mese per te. Il viaggio del mese. Qual è l'atmosfera, il clima emotivo? Il mondo, il completamento di un ciclo, infatti, la fine e l'inizio di qualcosa. Allora, il clima emotivo è che tu hai dei successi in questo mese, che ti permettono di aprire nuove strade. Amore e relazioni. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni? Asso di spade, chiarezza, tagli e chiarezza. Lavoro, denaro, missione. Cosa accade nel lavoro? Cosa accade nella missione, nelle tue attività quotidiane? Cosa accade? Mente lucida, risvegliata. Guarda che carte di determinazione. Cosa ti chiede il corpo, energia e salute? Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Allora, il 5 di bastoni mi dice che devi ascoltare il corpo perché ci saranno delle tensioni anche muscolari o delle tensioni qua, che sono in virtù del fatto che devi fare una scelta, perché il corpo può somatizzare, se tu ascolti il corpo, l'istinto e fai determinate scelte, si sbloccano. Però fammele mettere tutte, se fai lo yoga sciamanico, se stai seguendo le pratiche con me, ovviamente sapete che la strada è spianata, no? Su questo lo sapete, migliaia di voi già lo fate. L'evento, qual è la svolta del mese? 8 di spade, la svolta del mese, esci dalle gabbie mentali. Anche se ti ci puoi ritrovare, però ti spiego tra un po'. Qual è il consiglio sciamanico? 8 i denari, lavora minuziosamente con l'idea che stai facendo qualcosa di più grande di quello che pensi di fare. Lavora su di te e lavora minuziosamente, come farebbe proprio il maestro, no? Il maestro, l'artigiano sacro, su di te e nel lavoro proprio pratico. Allora, esito, benedizione finale. Wow, wow, wow. Contratti, situazioni legali che si sistemano, contratti a tempo indeterminato, contratto a tempo indeterminato, situazioni che riconoscimento di tuoi valori, si sistema tutto ciò che è squilibrato, dove non hai ricevuto giustizia, ricevi giustizia in più ambiti. Questo mese si chiude proprio un ciclo importante della tua vita. Non è una sensazione, qua è proprio un fatto. Cosa può significare quindi nel concreto? Concludi un progetto, concludi un lavoro, concludi un percorso, chiudi una relazione oppure una fase emotiva. Io vedo che qua hai successo in qualcosa, cioè ti senti finalmente arrivata a una consapevolezza, a un certo traguardo. E anche come dire, ok, questo capitolo è compiuto, adesso sono pronta per il nuovo. E questa chiusura porta, ripeto, lo ribadisco, soddisfazione, completezza e un senso, ti sentirai realizzata, realizzato. Cioè questo è un mese di compimento e passaggio di livello.
Cosa ti chiede l'amore? L'amore ti chiede verità, decisione. Qui accade qualcosa di molto pratico, si parla chiaro, si dicono cose che prima non si dicevano, si prende una decisione netta. Per esempio, può succedere che fai una conversazione importante con qualcuno, metti un confine, dici ciò che vuoi davvero in una relazione, qualsiasi essa sia, relazione, oppure tagli una situazione ambigua, perché era il bivio, no? Ambigua. Questa è una carta di liberazione attraverso le parole, di liberazione attraverso la verità. Questa è una verità che libera il cuore, va bene? Nel lavoro, nel denaro, qui l'energia è lucida, professionale, strategica. Io vedo che tu prenderai delle decisioni importanti sul lavoro e firme anche di contratti, organizzazioni strategiche. Cioè vedo che proprio ti fai rispettare a livello professionale. C'è una carta che parla di autorevolezza mentale, chiarezza nelle trattative, posizione di responsabilità che assumi. Ti dico anche che può anche indicare o un capo, o un professionista, o un consulente con cui hai a che fare. Oppure diventi tu quella figura forte, lucida e rispettata. Cioè qua il lavoro diventa davvero un atto sacro di intelligenza e direzione. In tutto questo però ci sarà un po' di tensione, hai bisogno di scaricare la tensione, c'è un po' di stress, energia in eccesso. Il 5 di bastone è il corpo, no? Che ti dice muoviti, sfogati, libera il fuoco. Quindi nel concreto ti dice fai attività fisica, balla, fatevi anche la danza del piacere che ho messo sul canale, respira, esprimi la rabbia, la tensione, la frustrazione nel movimento. Chi fa, ripeto, lo yoga sciamanico è proprio l'integrazione della forza opposta. Perché vedo che dentro di te c'è tanta energia attiva, ma se non la esprimi in modo corretto si trasformerebbe in nervosismo, tensione muscolare o irritazione. Qua fondamentalmente il corpo vuole movimento, sfogo creativo per sostenere questi grandi traguardi in questo mese. Evento del mese appunto 8 di spade. Ci sarà una situazione dove ti sentirai bloccata oppure limitata mentalmente. Per esempio, o una scelta che ti spaventa, lo vediamo qua, oppure una situazione lavorativa o una situazione relazionale dove ti senti un po' incastrata o incastrato. Della serie non so più come uscirne, però attenta o attento perché l'otto di spade non è una prigione reale, è una prigione mentale, le spade sono la mente. La via d'uscita qua c'è, ma devi cambiare prospettiva. E questo è collegato poi al consiglio sciamanico, l'olotto di denari. La medicina qua è chiarissima. Torna al fare, non stare nella mente. Torna al tuo talento, torna a costruire con le mani e con la presenza. Cioè, quando la mente si blocca, 8 di spade, la cura è l'azione concreta, semplice, quotidiana, non stare nella mente, fai. Lavora su un progetto, come consiglio sciamanico ti dà. Lavora su un progetto, studia, crea, dedica tempo a qualcosa che ti appassiona, questo è il consiglio sciamanico. Cioè è come dire meno pensiero, più pratica. Ed è proprio lì che la mente si libera e ti fa prendere decisioni giuste. Che poi che te lo dico a fare c'è la giustizia. Verità, allineamento karmico, equilibrio, questo è il risultato molto concreto. Qua c'è o una decisione legale o burocratica che si sistema, o una situazione trova il suo equilibrio e soprattutto ricevi ciò che meriti e anche che tu farai una scelta giusta per te. Questa è anche la carta che ti dice ci sarà chiarezza interiore, coerenza e allineamento tra ciò che senti e ciò che fai. Come esci dal mese? Centrata, lucida e giusta per te stessa. Quindi ricordiamo che lo spirito che ti fa visita è che ci sarà una scelta da fare, non è una scelta qualunque, una scelta di direzione di vita, che riguarda il lavoro, che riguarda l'amore, la città, il progetto, un modo di vivere, cioè questo è proprio un incrocio del destino. Dove sta l'ombra? L'ombra è il pensatore, cioè pensare troppo, voler capire tutto.
con la mente razionale, voler controllare, e questo ti blocca. 8 di spade, lo vedi come si collega, no? Cioè la mente qua vuole sicurezza, invece l'anima vuole movimento e fiducia. E quando scegli con il cuore, con l'intuizione, con la tua verità, arriva la pace. Una pace vera però, profonda, fisica, lo senti nel corpo. Non è solo una pace emotiva, è proprio una sensazione di dire sto nel posto giusto, sto facendo la cosa giusta. Quindi questo mese io vedo che chiudi un ciclo e passi al livello successivo. Parlerai con verità in amore, in tutte le relazioni, prendi il comando nel lavoro, libererai l'energia nel corpo, non ti farai bloccare dalla mente e sceglierai la tua direzione, perché quando scegli con il cuore la pace arriva. Vediamo le specifiche cosa mi dicono. Sul mondo, il ciclo che si completa e il successo che... No, vabbè, il mondo è il mondo. Qua avrai successoni, in questo mese. Successone. O comunque successone, il mondo è il mondo, quando le carte si ripetono vuol dire è finito tutto, il passato, un ciclo si completa. È come quando, sai, Super Mario Bros, non so se giocavi. Si è completato il ciclo, è finito, cioè hai vinto quella fase. Il mondo è il mondo, questo è l'aria di questo mese, no? L'amore lo vediamo dopo nell'approfondimento. Adesso voglio vedere sul Re di Spade, sul lavoro. La stella. Realizzi, allora, sarai autorevole nel lavoro e realizzi un obiettivo, un sogno, qualcosa si realizza. Mamma mia, c'è anche prosperità qua. Re di denari, però con cautela. E l'eremita, farai scelte sagge volte allora questo mese farai scelte sagge volte alla realizzazione di un tuo desiderio, che è quello della stabilità a lungo termine facendo ciò che ti appassiona. Vediamo sul corpo il 5 di bastoni, la regina di bastoni, vedi, sei piena di fuoco, pieno di fuoco. Potresti entrare in competizione o avere a che fare con una figura femminile, però che richiama la tua energia di fuoco, cioè la necessità di far uscire la Kundalini, la potenza, e se mi applichi con lo yoga sciamanico avrai una potenza inaudita. Ma continuiamo, poi ti do tutte le dritte. L'evento del mese con l'8 di spade, il Papa. Se fai scelte della tua verità interiore ti sblocchi subito, guarda. Cavaliere di spade, scelte dettate dalla verità interiore. E la temperanza, se fai scelte dettate dal cuore, dalla tua verità interiore, tu sblocchi tutto e porti equilibrio e guarigione, anche comunicazioni che mi parlano di situazioni che si sistemano. Sull'8 di denari una carta, per favore. 7 di bastoni, difendi le tue posizioni e la tua verità. E la giustizia, 2 di spade, 2 altre. Re di coppe. 5 di bastoni, può darsi che tu abbia un confronto con, o tu ti sistemi con una persona che, o ti aiuta una persona qua, una persona disponibile, una persona aperta a sistemare delle questioni burocratiche dove c'è un po' di conflittualità, oppure in amore si sistemano delle cose importanti. Qua praticamente in questo mese non è sto arrivando a quel punto, ci arriverò, no, qua tu sei arrivata, sei arrivato. Qualcosa inizia in modo nuovo e qualcos'altro si chiude definitivamente. Può essere un ciclo lungo, qua è stato, relazionale, lavorativo, identitario. Vedo che porti a termine qualcosa di importante, che può essere un progetto, una collaborazione, un percorso interiore. Tu avrai una sensazione di completamento e anche di distacco, va bene? Quando il mondo esce 2 volte, dopo arriva il nuovo livello, cioè ti sta rinforzando che sei sul nuovo livello. E quindi il tema del mese non è, come dire, non puoi più essere quello di prima. Questo è il tema del mese. Poi ci sono delle conversazioni decisive qua. Ci saranno delle verità che liberano nelle relazioni, ma lo vediamo anche dopo. E soprattutto è interessante il Re di Spade, come ti stavo dicendo prima, nel lavoro, che qua tu diventerai una figura autorevole
a livello lavorativo. Cosa accade concretamente? Prendi una decisione importante nel lavoro, definisci una strategia chiara, scegli una direzione più stabile e concreta, re di denari, ma la scelta tua nasce da una visione spirituale, la stella, e da un periodo di introspezione eremita, e quindi prendi queste decisioni funzionali a un obiettivo a lungo termine. Io vedo che tu potresti cambiare modalità lavorativa, vedo che alzerai i tuoi prezzi o il tuo valore, prenderai il controllo di un progetto. Alcuni di voi invece sceglieranno di lavorare da soli, seguendo proprio la tua guida interiore, perché è ben marcata qui. Quindi qua il messaggio è: unisci mente, spirito e materia. Il corpo sarà fortissimo per te, quindi chiede movimento, sfogo, perché potresti avere della tensione nervosa o un accumulo di energia perché sei pronta a cavalcare delle grandi onde qua bellissime. Hai bisogno di muoverti, danzare, fare attività fisica, c'è bisogno di esprimere sensualità, creatività. Ognuno di voi lo esprimerà in modo diverso, nel progetto creativo, nel lavoro, perché la regina di bastoni ti dice che devi tornare nel tuo corpo come tempio di piacere e potere. Ecco perché sto insistendo sulla danza del piacere. Se non lo fai, il 5 di bastoni diventa il conflitto e irritazione con te stesso e con gli altri. Se lo fai invece diventa magnetismo puro. Fatevi la danza del piacere. Allora, qua è la svolta fortissima. Tu ti senti bloccata, 8 di spade, bloccato, ma il blocco è mentale. Quindi che succede? Che arriva o un consiglio da qualcuno di autorevole, o un insegnamento, o una guida, arriva una comunicazione veloce e questo rompe il blocco dell'8 di spade e riporta l'equilibrio. Qualcuno ti dice qualcosa che ti apre gli occhi, Papa, Cavaliere di Spade, una persona autorevole che ti apre gli occhi, boom. Ricevi una risposta che aspettavi, una conversazione ti sblocca, oppure tu dici qualcosa che cambia tutto. Cioè è una svolta mentale che cambia la tua realtà. Qual è il consiglio sciamanico? Lavora con costanza su ciò che stai costruendo. Proteggi il tuo spazio, i tuoi confini. Dirai anche dei no. Non disperdere energia in discussioni inutili, perché è un mese in cui devi onorarti come sacerdotessa del tuo lavoro o come sacerdote del tuo lavoro. E qua le carte specifiche raccontano di come arrivi a questa giustizia, no? Cioè una decisione che non vuoi più rimandare, una maturazione emotiva raggiunta, impari a gestire le emozioni senza farti travolgere. Poi questo 5 di bastoni mi parla essenzialmente di un confronto o di una tentazione o di una competizione, cioè tu affronti una situazione che stavi evitando, gestisci una dinamica emotiva importante con qualcuno, attraversi un conflitto con maturità e alla fine fai una scelta giusta per te. È un mese in cui tu diventi padrona del tuo equilibrio, padrone del tuo equilibrio, mi spiego. Mi raccomando, la mente in questo caso razionale non può essere una guida per te in questo mese, ma ti devi far guidare da una mente illuminata. Lo diceva anche qua. Devi seguire la verità del cuore e del corpo. Corpo e cuore. Quindi questo mese è un rito di passaggio fortissimo, chiudi un ciclo karmico, dici una verità, prendi una decisione, ti liberi da un blocco mentale, segui la tua strada con disciplina e dignità, attraversi un confronto e arriva tu a una giustizia interiore ed esteriore. Cioè è un mese in cui smetti di stare in mezzo, e tu scegli, va bene? Wow. Ok, andiamo a vedere adesso cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a marzo. Il matto, bellissima carta, 8 di coppe, l'imperatore. Tu vuoi leggerezza? O meglio, leggerezza cosa vuol dire? Non vuoi sentirti
come dire, bloccato da vecchi schemi, riporti l'ordine nella tua vita in base a ciò che tu reputi sia giusto. Allora, a livello emotivo, il centro stessa l'otto di coppe mi parla essenzialmente del fatto che ti troverai davanti a una scelta di libertà o di condizionamento vecchio, cioè come scelgo di amare in questo mese. Scelgo di aggrapparmi al passato, oppure vado verso il nuovo? Mo, al di là che tu abbia una persona in mente oppure no, magari se non c'è una persona in mente ci aggrappiamo al passato a livello proprio di idea, no? L'imperatore mi parla di una struttura relazionale che inizia prima di tutto dentro di te e poi fuori. Il matto mi parla di nuovi inizi, mi lancio in una persona nuova, in una relazione nuova, mi lancio in qualcosa che appartiene a quella mia leggerezza ritrovata. Allora mi lancio di nuovo, no? Però ho necessità di abbandonare o qualcuno che ho nella mente, che ho nel cuore, può non essere facile, al tempo stesso è una scelta che la vita ti sta mettendo davanti per andare a ridefinire una nuova identità relazionale, cioè una nuova struttura relazionale con qualcuno. È una struttura interna, cioè riprendo le redini della mia vita emozionale, rimetto il mio ordine interiore, però devo lasciare andare qualcosa perché il nuovo si sta affacciando. Vediamo, il nuovo si sta affacciando. Piano piano, diceva il Cavaliere di Denari, però il nuovo si sta affacciando, si è già affacciato. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Tre di bastoni, la temperanza. Guarda, è una persona molto tranquilla, è il sette di coppe. Qua abbiamo l'energia, al di là che tu la conosca o meno, abbiamo una persona che ha una bellissima energia nei tuoi confronti, vuole muovere dei passi con te, può essere un po' confusa o un po' confuso, o può avere delle opzioni, altre opzioni, e con te porta la calma, porta pazienza. È una persona che ha una buona energia con la temperanza al centro stesa e al tempo stesso è una persona attraverso la quale entro la quale tu gli susciti emozioni belle, sono le coppe qui, no? Gli susciti gioia, belle emozioni. È una persona che ha la pazienza giusta per starti accanto, per vivere in questo momento in questa tua passaggio di fase. Non sono promesse qui, viviamo insieme, siamo insieme per sempre, no, è una persona che ha un'energia lenta, può avere delle cose che lo motivano a livello emozionale, altro della propria vita, giustamente può essere il suo lavoro, il suo sguardo al futuro, è una persona che ha entusiasmo verso il futuro, ecco questo è. È una persona che ha entusiasmo verso il futuro, porta pazienza nella sua vita, una persona equilibrata che fa dei discorsi equilibrati con questo entusiasmo verso il futuro, lo vedo molto animato verso ciò che il futuro gli attende. E nei tuoi confronti è una persona che lo fai sognare in amore, viene in mente un poeta un po' qui. Vedo questo. Vediamo alla fine nell'amore cosa accade per te. E c'è l'amore, infatti. Cavaliere di coppe, l'invito. Regina di coppe, proprio verso di te, anche se sei uomo, Però inizialmente non ti apri tanto, 4 di denari, vi aprite il giusto. Allora qua c'è chiaramente l'invito d'amore, o c'è già stato, ci può essere, c'è l'energia di questo invito d'amore. C'è proprio questa persona che viene verso di te e poi qualcuno però che non si apre del tutto. Puoi essere tu, può essere l'altra persona, avete due energie qua di, diciamo che più la tua è un po' più rigida rispetto a questa persona, ma non rigida in senso negativo, giustamente la tua. Quindi io qua vedo che c'è una persona che viene da te e quindi si riconduce anche alla chiarezza dell'asso di spade della stesa precedente, no? Prendere una decisione, fare chiarezza. E questa decisione qui, smettere di pensare troppo, tant'è che la regina di coppe, oltre a dirmi che questa persona viene da te, è anche l'atteggiamento che ti propongono gli arcani. È un atteggiamento emotivo, interiore, non è un atteggiamento razionale. Cioè come ti puoi relazionare a questa persona in questo modo, con la regina di coppe. La regina di coppe chi è? La sciamana delle emozioni.
colei che si lascia fluire alle emozioni, che sa attendere, che sa darsi all'amore. Perché questo 4 di denari credo che sia un po' più di resistenza da parte tua? Perché tu devi lasciare andare o qualcuno, o una vecchia idea di amore, o un vecchio amore, qualcosa. Credo che sia una vecchia idea di amore o un vecchio amore, perché il nuovo è già entrato nel tuo campo energetico. Però qua c'è assolutamente. Vediamo, vedi, c'è il 2 di coppe, c'è un grande potenziale qua, 2 di coppe, c'è un grande potenziale. Magari stai custodendo dentro di te il ricordo di qualcun altro o il ricordo di come amavi prima. Vediamo, energia positiva per te in amore. 4 di coppe, energia positiva. Tu certamente non ti accontenti in amore, non ti accontenti. Può essere che inizialmente tu metti da parte questa persona in virtù del lavoro interiore che stai facendo, Inizialmente puoi mettere da parte questa persona o puoi metterla da parte subito e poi riaprirti. Perché il 4 di coppe al positivo mi parla sia del fatto che inizialmente tu possa non subito darti a una certa persona, darti completamente emotivamente, questo è al tuo positivo, ciò significa che va bene non avere fretta, sia che comunque inizi a vedere l'opportunità che la vita ti sta offrendo a livello amoroso senza scartarla a priori. Qua inizi a vedere che una persona ti considera veramente e non ti mette da parte, ti considera veramente. Vedi il re di coppe, qua inizi a vedere una persona che ti considera veramente. Nella regina di coppe c'è un ascolto empatico in questa relazione, un ascolto che vale più di 1000 parole, ci si comprende a livello emozionale. Carta negativa, i 2 di bastoni, la decisione, la scelta, no? Il bivio di prima. Fare una scelta tra questa persona e un'altra persona che puoi avere nel cuore, o tra 2 opzioni, o non saper ancora prendere la via, sai, il 2 di bastoni spesso rappresenta la progettualità, ok, facciamo progetti insieme, ancora un po' così, re di spade, non avere le idee chiare su cosa scegliere, no? Ma al positivo continuiamo ancora, in amore per te, l'appeso al positivo, ti prendi il tuo tempo, cambiando punto di vista, non avere fretta, prenditi il tuo tempo perché questo è positivo per te l'appeso. E anche avere la forza di cambiare prospettiva rispetto a come ti approccio all'amore, a come ti approccio alle persone, alle relazioni. Sì. Cosa viene dopo il 4 di denari? L'8 di spade, c'è un po' di incapacità. L'8 di spade l'avevo visto prima, è una scelta che devi fare rispetto a una persona. E la regina di coppe ci dice come agire. Senti le emozioni piuttosto che la mente. Abbiamo visto che si scioglie, questo 8 di spade, magari non subito, però poi si scioglie. Fammi vedere un po' questa persona nei tuoi confronti ancora, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti in questo mese. Non lo sa bene ancora, anche questa persona ha un po' paura. Vi state specchiando un po' di paure legate al vostro passato. Non a caso l'altra persona ha un tuo riflesso. Ancora le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti sulla luna, 5 di spade. Non lo sa ancora perché è come se tu rispecchiassi in questa persona, anche se è una persona calma, tranquilla. Nelle intenzioni c'è un po' di confusione perché sei tu, te lo dico già da adesso, che stai vivendo un cambio emozionale. Lasciare un vecchio modo di amare o una persona che avevi nel cuore, perché il nuovo è già entrato nella tua vita o già entra in questo mese, però ti chiede una revisione del passato per poi portare ordine e struttura, anche se ti vedono un po', ti percepiscono le persone un po' rigida, un po' rigido, ti chiedono verità e struttura. E il tempo è dalla tua parte. Questa persona di rimando che succede? Che è un po' confusa e gli può un po' dare in giro la mente. Può avere delle opzioni, sì, però è perché tu stai in un processo. Questo inizialmente, perché poi qua c'è l'apertura emotiva nei tuoi confronti, un invito d'amore e che ti viene come se tu dicessi adesso che faccio? Mi trattengo? Che faccio adesso? Guardare l'amore da un'altra prospettiva, la relazione da un'altra prospettiva è al tuo positivo. Quindi inizialmente potresti o scartare la persona oppure metterla da parte dopo. Però il punto qua chiave è rimettere un ordine interiore che ti permette poi di prendere la giusta decisione. Ricordati che c'è la pace qui.
Vediamo adesso cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Solo tu mi fai sentire così. Solo tu fai sentire in questo modo questa persona. Ed è un bel apprezzamento. Nessun'altra persona lo ha mai fatto sentire così. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Questa persona è nato tutto come un gioco tra di voi, o può nascere come un gioco, poi si innamora. Poi si innamora. Sì. Perché solo tu lo fai sentire così, come mai nessun'altra persona. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Allora, se questa persona aveva delle opzioni o nascondeva qualcosa dentro di sé, delle paure relative alla relazione, questa persona da quando ti incontra o da quando ti ha incontrato, nessun'altra più persona è paragonabile a te. Cioè qua può nascere qualcosa di importante, però è a specchio con le tue... con i tuoi moti interiori, capito? Sta a te la scelta. Ricordati, il tempo è dalla tua parte. Fammi mettere queste altre. Dove stanno? Queste. Cosa mi dicono le carte dell'amore sull'amore per te a marzo? Magari questa persona si chiude inizialmente perché solo tu lo fai sentire così, no? E a te ti vengono i dubbi. Adesso che faccio? Non è che non interessa. No, no. Qua sta nascendo qualcosa di importante. Vediamo cos'altro. Inizialmente può essere questo amore platonico. C'è questa dichiarazione, solo tu mi fai sentire così, lei che sta un po' più sulle sue, che si fa desiderare. Sì, c'è poesia qui. Erotismo, gli accendi l'erotismo a questa persona, gli accendi la voglia di conoscersi dentro di sé e fuori con te. Amore platonico, amore erotico. Sai quel desiderio che non arriva mai lì, no? Non si concretizza e poi tu sei proprio nausicaa, anche se sei uomo, eh? A questa persona sai cosa ispiri grazie a questo erotismo? Un po' la Lolita. Anche la donna da proteggere, non solo da proteggere, da corteggiare. C'è molto Eros qua, ragazze e miei ragazzi. C'è molto Eros. Non vedo quella cosa carnale subito così. No, c'è molto Eros proprio perché ci si concede subito la passione esterna. C'è molto Eros qua. C'è molto Eros. Vediamo le carte dei chakra. Come ti vede questa persona e anche quello che gli emanino. Gli accendi il settimo chakra, il puro potere spirituale. Il fuoco del desiderio, così ti vede questa persona. Sei il fuoco del desiderio per questa persona. Ecco perché dice, da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Cioè mi sono innamorato, solo tu mi fai sentire così. Tu gli accendi a questa persona la connessione spirituale. Settimo chakra. Il puro potere spirituale gli accendi. Può avere un po' paura di questo, la mente dice, ma che fai? Che succede, no? Qua è una bella sfida per questa persona. Lo mandi in tilt. Sì, caspita. Va bene, ragazzi miei ragazzi, che vi devo dire? Fate, va bene. Voglio mettere adesso le carte del drago immaginale per vedere qual è
cosa ti dicono le carte del drago immaginario rispetto a tutta la lettura che abbiamo fatto dell'oroscopo. E ti darà anche il rituale della buona riuscita. La paura. Qua c'è la paura. La paura stringe i corpi sottili e ti impedisce di sentire la verità. Allora, questo è il tema di questo mese su cui andremo a lavorare a sciogliere. La paura, numero 4. Qua puoi avere paura, no? Di fare questa scelta, la scelta amorosa, un bivio. Credo che si riguardi soprattutto le relazioni qua, perché il resto non ho nient'altro da aggiungere. Sul resto, l'abbiamo detto prima, c'è un grande successo, un grande completamento. Paura. Qua ti spiega cos'è la paura. Allora, ti dico subito qual è il responso del drago. In presenza di questa carta devi meditare sulla tua paura. C'è una paura qua, un senso di insicurezza o di inadeguatezza che ti sta limitando. Devi trovarlo, devi smascherarlo, scioglierlo, trasformarlo in forza, incapacità di produrre grandi visioni e potere di azione. Se sei indeciso su quale strada prendere, percorri quella che ti porta verso la tua visione più grande. Non permettere alla tua paura di trattenerti, devi osare. Adesso ti do il rituale della buona riuscita, che è facilissimo, semplicissimo e di grande impatto. Vai nella natura, soffermati a guardare la bellezza dei luoghi, anche dei piccoli particolari, come le gocce di rugiada sui rami o le nervature delle foglie. Respira profondamente e chiedi agli spiriti della bellezza di aiutarti a manifestare la visione più grande. Chiedi al Dio Pan. E qua vi invito a guardare il podcast La paura è eccitazione, il podcast sul Dio Pan intitolato La paura è eccitazione. Al Dio Pan, il fauno, lo spirito della natura, di aiutarti a vedere al di là delle tue paure. La formula è: aiutami ad osare, Dio Pan, aiutami ad osare. L'animale che puoi visualizzare è la capra di montagna. Allora, ragazzi miei ragazzi, ste paure hanno a che fare con quell'otto di spade che è uscito 2 volte, è tutta la mente. Tu invochi Pan, aiutami ad osare, ed è fatta. Wow! Ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!